Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 195. Qual è quel dettaglio che mi farà capire che sono sono stata in presenza della mia anima gemella? Può essere un tratto caratteriale, può essere un dettaglio fisico, può essere un qualcosa che ti ha detto. O magari se lo hai già incontrato, l'hai già incontrata, può essere anche la sensazione che provi a ripensare a questa persona. Insomma, andremo a vedere con le nostre tre varianti qual è quel dettaglio, quel particolare accorgimento, quella particolare sensazione o parola che ti permetterà di capire appunto di essere in presenza della tua anima gemella. Potrebbe essere una persona che hai già incontrato, magari le vostre strade si sono provvisoriamente separate, oppure magari potrebbe essere una persona completamente nuova che deve entrare nella tua vita. Lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti che puoi vedere già al mio fianco. Bisogna che apra anche un attimino una piccola osservazione. Anima gemella, secondo me è un concetto molto ampio, dovremmo magari dedicarci un video, ma magari lo farò. In realtà io penso che noi abbiamo quelle 3-4 anime affini che poi incontriamo durante l'arco della nostra vita e che per noi sono molto importanti. Però dai, semplifichiamo in questo interattivo e parliamo di anima gemella, scegliamone una in particolare. Prima di passare alle nostre tre varianti, ti ricordo che stiamo scaldando i motori per febbraio e marzo, una grande esperienza creativa, il laboratorio di tarocchi della Lucerna di Cronos. Hai mai pensato di ricostruire il tuo linguaggio di tarocchi? Hai mai pensato di costruire la tua regola divinatoria? Hai mai pensato, addirittura osato, di ricostruire quelle che sono le immagini dei tarocchi secondo un parametro visuale e intuitivo che per te è ancora più funzionale in fase di divinazione? Se così è il posto giusto per te. Quindi sono 8 lezioni nei mesi di febbraio e di marzo, dove andremo appunto ad interagire in maniera molto creativa col mazzo dei 22 arcani nel laboratorio di tarocchi della Lucerna di Cronos. Se vuoi informazioni puoi contattarmi al numero WhatsApp 388 57 76 772. Bene, direi che la presentazione può finire qua. Passiamo alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante della corniola. La mettiamo qua e andiamo a chiedere alle carte dei tarocchi dorati dei Visconti, dei quali presto entrerà una nuova edizione alla Lucerna, l'edizione completa, quindi avremo sia i 22 maggiori in formato più grande, sia il mazzo completo dei 78. Andiamo a chiedere innanzitutto chi è questa persona, che caratteristiche ha, segni zodiacali, oppure anche tratti caratteriali. Insomma, vediamo un po' col tarocco dorato dei Visconti chi è la tua anima gemella. Ok, per te che hai scelto la variante della corniola. La papessa. Allora, la papessa ce la indica come una persona che potresti già conoscere. Non necessariamente si tratta di una persona con cui hai avuto un qualche tipo di relazione, potrebbe essere anche una persona che fa parte
della tua cerchia di conoscenze, così come una persona che fa parte anche del tuo passato relazionale, oppure magari una persona con cui poteva nascere qualcosa ma non è mai nato. La papessa è anche una carta di freddezza, anche una carta di rigidità, quindi magari un qualcosa che si è arenato, si è fermato, magari si è fermato perché non era il momento che partisse, o magari si è fermato perché, nonostante la forte connessione, si è scelto di prendere strade diverse. Può essere una persona che ha una particolare vocazione all'accumulo di esperienze, all'accumulo di anche beni materiali, possono essere soldi come possono essere beni materiali, oppure una persona che ha una certa vocazione all'accumulo della conoscenza. La papessa è una carta di studio, ha il libro, ha il sapere, è sicuramente una persona che ha una forte intuitività, in alcuni casi non sarà per tutti, una persona appassionata di esoterismo o discipline alternative. La papessa è anche appunto la carta della saggezza magica. È interessante perché la papessa è una carta speculare all'osservatore, ovvero la papessa è una sorta di specchio e riflette poi quello che è lo spirito dell'osservatore, del consultante in questo caso. Questo potrebbe averti portato a vedere in questa persona una sorta di tuo doppio nel quale hai riconosciuto magari delle mancanze che appartengono certamente a questa persona, ma appartengono anche a te. In questo caso avrebbe potuto fra voi originarsi un qualche tipo di conflitto o magari anche profonda incomprensione caratteriale. Non è detto che ci sia stata una litigata di chissà quale portata, può anche essere semplicemente una presa di coscienza del fatto che una persona è troppo identica a noi, persino nei difetti, e quindi magari anche la consapevolezza che un'eventuale storia potrebbe andare benissimo, potrebbe diventare la storia della vita, così come potrebbe magari trovarsi a dover affrontare dei limiti che entrambe le persone hanno e che, almeno all'apparenza, restano abbastanza ardui da travalicare. Insomma, è una persona che probabilmente già conosci, in alcuni casi potresti essere tu che osservi questa persona, o lui o lei che osserva te, e magari non esserti rivelato o rivelata ancora, quindi potrebbe essere una persona che stai osservando. Ti ripeto, la papessa è anche carta di segreto, quindi è un qualcuno che magari o ti osserva o tu stai osservando, ma ancora magari la rivelazione non c'è. Certamente i tratti caratteriali sono questi: una persona che ha comunque un qualche tipo di sapere, di scienza, una persona che probabilmente è speculare a te nei pregi come nei difetti, quindi può essere un grande amore come può essere una storia molto tormentata. Certamente una persona che all'apparenza potrebbe essere fredda verso di te, o tu magari potresti essere freddo o fredda verso di lui o lei, oppure magari le occasioni della vita vi hanno portati a prendere vie differenti, o magari anche una persona che vive lontana da te, perché la papessa è anche una carta di viaggio attraverso l'acqua. Acqua si può intendere sia come viaggio in una terra che è abbastanza lontana, non dico necessariamente all'altro capo del mondo, può anche essere la regione accanto alla tua, così come l'acqua può essere intesa appunto come interiorità, quindi come memoria. Quindi la papessa può rappresentare anche questo, una persona lontana nel tempo come nello spazio. Quello che è certo è che già lo conosci o la conosci. Può appartenere a un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, oppure averlo in ascendente o comunque importante nel tema natale. Io di solito prendo in esame solare ed ascendente, però magari non lo so, magari avere anche un pianeta particolare in segno d'acqua, che ne so, una Venere in Pesci, un Marte in Scorpione, ecco, sono pianeti che comunque enfatizzano un po' i tratti caratteriali e anche i tratti dominanti dei segni zodiacali. Quindi questo è un po' il ritratto della persona che è la tua anima gemella. Ti ripeto, lo o la conosci già e non sarà per tutti, in alcuni casi forse c'è ancora da rivelarsi, nonostante ci sia comunque una conoscenza. Andiamo a chiedere
al tarocco delle dee qual è quel dettaglio che ti farà comprendere, o quella rivelazione che ti farà comprendere che la persona è veramente la tua anima gemella. Per te che hai scelto la variante della corniola, ok. Il 5 di coppe. È particolare come carta, eh? Non è sempre una carta negativa, i 5 sono carte che presuppongono un certo tipo di lavoro su di sé, una certa elaborazione anche di perdita. Potrebbe essere una persona che ha voglia di rinascere o che devi aiutare a rinascere o che magari deve aiutare te a rinascere, ma io penso più, dato che ho chiesto per il dettaglio per lui o lei che sia, che qui sia una persona che tu devi aiutare a rinascere. Sicuramente una persona che stai osservando, a dispetto che tu lo o la conosca già o che magari appunto la rivelazione ancora non ci sia stata, qui l'osservatore probabilmente sei tu. Non sarà per tutti la morte. L'imperatore. Sono carte molto forti, mi escono ben 2 arcani maggiori. Andiamo a fare subito le carte di chiarimento, perché esce la carta del 6 di bastoni. Il 9 di bastoni, confermo la lontananza. Perché esce la carta della morte. L'innamorato, il terzo arcano maggiore. Perché esce la carta dell'imperatore. Il 9 di denari. Lo o la riconoscerai per il profondo insegnamento che viene a darti. È una persona che ha probabilmente, e qui ti ripeto, secondo me va veramente a parlare del fatto che già tu conosci questa persona, ma lui o lei potrebbe non essere pienamente consapevole oppure essere completamente all'oscuro di quella che è la tua attenzione, non dico il sentimento, magari semplicemente anche la tua attenzione per lui o lei. È una persona che probabilmente ha un profondo blocco. Una persona che probabilmente con questo 6 di bastoni, che è una carta di vittoria, di trionfo, di vanità, di successo, di onorificenze, però anche di profonda costanza e profonda applicazione per la risoluzione dei propri irrisolti. Un 9 di bastoni però è una carta di blocco, una persona molto chiusa, come vedi. Non è proprio di blocco il 9 di bastoni, diciamo è di sani confini. Però è una persona che tende a non farti entrare troppo nella sua vita. Forse tende, nonostante tutto, nonostante magari una profonda connessione, una voglia, anche forse uno sprone, perché questo potrebbe caratterizzare poi l'incontro fra voi, quello decisivo se già vi siete incontrati, perché qui secondo me, ti ripeto, è un qualcuno di cui tu hai già un'idea. Potrebbe essere caratterizzato dal fatto che questa persona magari tende ad essere un po' fredda, un po' chiusa.
Il 9 di bastoni è una carta che invita a travalicare anche i propri limiti, non solo a fissarli, anzi invita a fissarli proprio perché li si possano poi travalicare. Il 6 di bastoni è la volontà e la costanza con cui questi limiti si possono appunto identificare, si possono in un certo senso anche rendere noti alle altre persone. Io sono così, io ho questa cosa, io ho questa abitudine. Ora, settare solo sulle esigenze di una persona il rapporto di coppia è sbagliato. L'io nei rapporti di coppia è la cosa più aberrante che esista. Però ecco, forse questa persona in realtà parte un po' coi piedi di piombo perché è ferito, è ferita. Però è interessante notare come la sua profonda ferita interiore possa rappresentare per te un grande insegnamento. La morte e l'innamorato. Qui vale la pena veramente di fermarcisi in maniera molto completa. Laddove l'una è carta di cambiamento ed è carta anche di riuscire a dare una forma al cambiamento, proprio perché lo si accoglie, lo si vive, l'altra è una carta di iniziazione. L'insegnamento profondo di questa persona è a livello morale, quasi un maestro, una maestra di vita per te. È quasi una persona dal quale o dalla quale puoi attingere sapienza, puoi attingere un modo nuovo di vedere la vita. Ma in cambio dovrai comunque aprirti completamente e in modo estremamente limpido e pulito. L'innamorato è una carta che rimanda un po' anche all'irrequietezza dell'adolescenza, ma anche alla condizione del fanciullo privo di malizie che parla per come il cuore gli detta. Così è la morte. La morte ha un significato molto bello che spesso sia io, sia molti altri commentatori, o almeno per quelli che seguo io qui sul tubo, ci scordiamo di ricordare. Jodorowsky dice che la morte può rappresentare anche una persona che ci accompagna durante un cambiamento. E quindi una sorta di, mi permetti un neologismo, di persona terapia per te, come tu lo sei per lui o per lei. Questa persona la riconoscerai perché ti permetterà di sondare oltre questi paletti, ma non lo farà in modo, cioè non farà il piantino per commuovere, in realtà lo farà in modo limpido, netto, e sarà questo che ti colpirà della persona. La profonda iniziazione che io vedo qua, per questo dicevo qua c'è da fermarcisi un po' di più, perché è proprio un passaggio iniziatico. Potrebbe anche dirci che forse la conoscenza di questa persona ce l'hai per memoria da un'espressione di vita antecedente, ammesso che tu creda al fatto che si possa serbare memoria di una connessione con qualcuno. E del resto morte e papessa potrebbero ben rappresentare una memoria così arcaica. Mi viene da dire, non so perché, che il vostro incontro potrebbe parlare, durante il vostro incontro potrebbe uscire fuori l'argomento dello scegliere. Potreste settare la vostra discussione, che secondo me all'inizio non avrà proprio niente inerente a quella che è la sfera emotiva, l'amore, sul concetto di scelta. E potrebbe essere il segno che attendi, e qui la persona potrebbe giustificarti le sue scelte proprio in virtù del fatto che oltre un certo tipo di apertura non dà per scelta. Quindi questo potrebbe essere quello che ti farà capire che sei in presenza della persona che è la tua anima gemella. Poi sul concetto molti commentatori dicono abbiamo più anime gemelli, più anime affine, lasciamo perdere. Qui io sto parlando usiamo questo termine, anima affine, anima gemella, piace poco anche a me. Comunque ecco, tu potrai capire grazie al fatto che questa persona affronterà con te il discorso della sua scelta di non aprirsi.
oppure di mettere dei sani confini. E nonostante tutto potrebbe corrispondere in minima parte all'aspettativa che ti sei fatto o fatta di questa persona, perché ti ripeto, qua secondo me all'inizio ho detto potrebbe già esserci stato qualcosa, ma comincio un po' a scartare questa ipotesi. Secondo me qui vi state osservando da lontano, oppure la stai osservando, oppure ti sta osservando, ma secondo me qua sei più tu. E comunque proprio questa apertura, un po' questo momento iniziatico, io parlo di un momento nel quale forse la scelta non si affronta solo a livello filosofico, ma è anche un momento in cui si sceglie. Potresti di fronte a questa persona essere messo o messa di fronte ad una scelta, ovvero ti ho trovato, voglio veramente, ora che ti ho trovato, affrontare un cammino di vita, un percorso dovunque ci porti con te, oppure posso scegliere di andare oltre. Questo potrebbe essere ancora un altro dei dettagli che ti farà capire, ovvero il coinvolgimento, ma con una certa dose di razionalità. Questo potrà farti capire che sei di fronte alla persona che è per te un'anima gemella o magari un'anima affine e che per te rappresenta un completamento importante. È ovvio che questo completamento ci sarà un imperatore, un 9 di denari. Io ho detto tante volte che la carta del 9 di denari è la carta del single, ma non è soltanto la carta del single, è la carta di chi dà garanzia di continuità, pur rimanendo una persona che esige i propri spazi. Noto in questa lettura, anche perché io non ho chiesto, certo sì, l'ho chiesto all'inizio un po' dei tratti di descrizione su chi è la tua anima gemella, ma non ho chiesto chi è, cosa fa nella vita, anche se dei dettagli me li hanno dati. Insomma, qui ho chiesto qual è il dettaglio. E il 9 di denari in questo caso mi va a dire che qui c'è una persona che forse magari è un po' come la papessa, dà un amore vero, la papessa dà un amore vero, ma proprio perché lo dà vero non è uno di quegli amori soffocanti che poi vanno a creare dipendenza. Di conseguenza, forse questa persona potrebbe anche ispirarti la scelta del dire ok, cosa faccio? Ti ho trovato, ti ho trovata. Mi apro o vado oltre, o cerco di capire magari se ci sono altre possibilità, altre anime affini. Al di là del fatto che questo poi comunque porterebbe, perché poi se io sono anche dell'opinione che se da una parte ci devi passare, punto. Comunque, lasciando perdere le questioni filosofiche, questa persona avrà molto bisogno dei suoi spazi. E questo perché caratterialmente è una persona che comunque questa chiusura profonda deve elaborarla in maniera molto forte. Potrebbe avere anche un blocco emotivo o magari anche un blocco nell'aprirsi anche a livello di presenza, quindi magari una persona con cui non scatta da subito il bacio. C'è bisogno di un po' di tempo, c'è bisogno di far capire che ci si può aprire. Ed è comunque una persona che avrà sempre bisogno dei propri spazi. Può essere una persona che ama leggere anche con la papessa, o che ama scrivere, o che legge o scrive per lavoro, o magari che legge o scrive per hobby. Oppure una persona, ti ripeto, che ha anche con una morte o un innamorato un qualche tipo di connessione con l'energia di altrove. È certamente una persona che ha una propria dimensione di vita già consolidata, anche per questo forse stenterà un po' ad aprirsi. Rimettersi in gioco potrebbe essere una cosa importante per questa persona anche a livello di sforzo mentale, eppure lo farà. Però sicuramente è una persona molto positiva, nonostante questa nota di negatività interiore, affronta la vita con un sorriso e questo potrebbe piacerti molto. Cosa dire ancora? Aggiungiamo alcuni segni zodiacali tratti dagli arcani maggiori
Io vedo qua la morte, Scorpione, l'imperatore. Allora, l'imperatore c'è chi l'associa all'Ariete e chi al Toro. Io di solito tradizionalmente vado più sul Toro, però gli amanti gemelli. In generale poi abbiamo bastoni, coppe, denari, però sì, ok, bastoni segni di fuoco, coppe segni di acqua, denari segni di terra. Mi ci torna un po' con quelli che ho detto fino ad ora: Ariete, Toro, Scorpione, e la papessa è Cancro, però per esempio Gemelli è segno di aria. Comunque i segni potrebbero essere questi. Allora, vediamo un pochino le carte oracolari che cosa vogliono dirti su questa persona e comunque in generale cosa vogliono consigliarti sulla situazione. Partiamo dalle carte dei Celti. Ok, volute uscire da sole. Le teniamo tutte e due: la fonte della saggezza e il custode del bosco. Vediamo un pochino invece l'Ancient Femminile Wisdom. Per te che hai scelto la variante della corniola. Saggezza di nuovo. Allora, l'idea di saggezza di questa persona è ribadita da ben 1, 2, 3 e in un certo senso anche l'accoppiamento morte e innamorato può parlare, ti ripeto, di un certo livello iniziatico. Quindi è una persona che potrebbe apparirti come un maestro, una maestra di vita. Ti ripeto, una persona che potrebbe avere un po' questa aurea di saggio, di saggia, di grande ricercatrice, ricercatore ai tuoi occhi. Di nuovo riferimento a quella che è l'acqua o comunque il viaggiare nella memoria, quindi potrebbe essere veramente una persona o che già conosci o una persona karmica. Mi fa riferimento alla fonte della saggezza, mentre il custode del bosco è un po' simile al 6 di bastoni, carta di fama, quindi persona in vista o magari persona che già conosci o che, insomma, qua c'è proprio un osservarsi, qui non è una persona completamente sconosciuta per te, però è una persona che ritieni un po' un maestro, una maestra di vita. Ora, maestro di vita non vuol dire una persona che non è l'asceta, il santone, la sciamana, che sono anche belle figure, ci mancherebbe. È probabilmente una persona della quale ammiri il modo di approcciarsi alla vita. Maestro, maestra di vita può voler dire anche questo, una persona che ti insegna la semplicità, la schiettezza, cioè non vuol dire necessariamente che sia un mistico, una mistica, può essere anche, ti ripeto, la persona che ti dà un messaggio positivo di approccio alla vita. E secondo me questo messaggio positivo poi nella relazione che va a nascere, perché qua secondo me c'è una relazione con un 9 di denari, potrebbe essere anche una relazione a distanza, quindi qua ti ripeto, potrebbe esserci una distanza, ti sa dare ulteriore stabilità e ulteriore insegnamento, quindi comunque alla fine una bella situazione per te che hai scelto la variante della corniola. Forse c'è da lottare un po' per riuscire ad aprire questa persona, a farla aprire, quello c'è da lottare un pochino, perché è una persona che è abituata a mettere dei confini, dei paletti, però tutto sommato una bella persona. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'eliotropio, la mettiamo qua e andiamo a vedere chi è la tua anima gemella. Per te che hai scelto la variante dell'eliotropio.
o anima affine. Ricordo, il concetto di anima gemella secondo alcuni è molto più ampio, secondo alcuni abbiamo più anime gemelle ed è possibile che sia così. Anche per questo preferisco parlare di anima affine, ma andiamo a vedere che cosa vogliono dirci le carte dei tarocchi dorati dei Visconti. Alla prossima luna piena consacrerò il nuovo mazzo che comprende tutti i 78 arcani. Così avremo sia gli arcani grandi dei tarocchi dei Visconti, sono bellissimi, sia gli arcani col mazzo completo, ecco. Per te che hai scelto la variante dell'eliotropio, chi è la tua anima gemella? Il diavolo. È una passione irrazionale forse, o magari potrebbe essere una passione irrazionale. Ancora non posso dirti con un diavolo se questa persona la conosci. Certamente un diavolo mi farebbe pensare di sì. Un diavolo mi potrebbe dire che questa persona non solo è già nella tua vita o magari è entrato o entrata e poi per un qualche motivo le vostre strade si sono divise, ma potrebbe anche essere uscita in modo conflittuale, oppure magari aver avviato in te un qualcosa di estremamente doloroso che ti ha portata poi a doverti magari misurare con le tue più profonde paure irrazionali. Di solito quando le persone entrano nella nostra vita e poi ne nasce, soprattutto per quelle persone che possano avere anche un ascendente molto forte su di noi, quelle relazioni che rasentano forse un po' anche la tossicità. Quando poi queste relazioni finiscono, certamente oltre al dolore ci portiamo dietro anche un insegnamento. Le più volte questo insegnamento ci costringe a scendere nella nostra profondità, nella nostra interiorità e magari a misurarci appunto con i nostri demoni interiori per razionalizzarli e per imparare magari un qualcosa, una lezione. Qui potrebbe essere una persona che va e viene dalla tua vita o magari tu dalla sua, da quella di lui o di lei. Potrebbe essere una persona magari se nuova, ora andremo a vedere, magari ce lo confermano dopo, con cui da subito nasce una passione morbosa, forte, basata sulla carnalità. Potrebbe essere una persona che ha molta brama di possesso, non solo possesso per ciò che concerne il denaro, le finanze, i benefici economici, ma possesso anche un po' su quelle che sono le altre persone, una persona che tende a creare dipendenza o tende a fomentare rapporti basati sulla codipendenza. L'attaccamento è certamente irrazionale con questa persona e con ogni probabilità ne hai riconosciuto o ne riconoscerai un certo grado di tossicità. Ma non dobbiamo sempre vedere il diavolo come una carta brutta. Il diavolo ha anche i suoi lati positivi. Il diavolo ha una sessualità coinvolgente, appagante. Il diavolo ha una strategia machiavellica che permette a due persone che si uniscono in quella che è una passione simboleggiata dalla carta del diavolo di raggiungere obiettivi nella vita di tutto rispetto, obiettivi importanti a livello di realizzazione materiale. Una persona con cui quindi potrebbe esserci addirittura una strada materiale di realizzazione piena. Tuttavia il rapporto che si va a costruire sotto l'egida del diavolo non è completamente scevro da quelle che sono poi situazioni spiacevoli, quali magari piccoli grandi tradimenti, menzogne, il giocare sporco. Potrebbero essere una costante del tuo rapporto con questa persona o potrebbero esserlo. Bisogna fare attenzione in particolare per quello che è appunto il settare una relazione sul dire e non dire e sulla menzogna, soprattutto con un'anima gemella, perché poi magari possiamo trascinarci
per anni e anni e anni dei pesi emotivi che poi difficilmente riusciamo a rilasciare. In qualche caso qua potrebbe essere una persona con cui hai rotto in maniera violenta o con cui romperai in maniera violenta. Il segno zodiacale, allora, io voglio dirlo per l'ennesima volta, Golden Dawn e Crowley associano il diavolo al Capricorno. Tradizionalmente il diavolo è associato allo Scorpione, quindi evitate i commenti per favore. Ma il diavolo e Capricorno, in una interpretazione legittima per carità e relativamente moderna, si parla di primi del Novecento, il diavolo viene associato al Capricorno perché viene associato a, non mi ricordo, ho letto su Magic di Crowley un po' i calcoli che ha fatto lui, però tradizionalmente il diavolo è associato allo Scorpione. Vediamo un po' qual è il dettaglio che ti farà capire che questa persona è la tua anima gemella. Può essere un dettaglio fisico, caratteriale, può essere un qualsiasi tipo di dettaglio o situazione, una cosa che ti dirà o un evento che succederà fra voi. Per te che hai scelto la variante dell'eliotropio, qual è il dettaglio che ti farà capire che sei in presenza della tua anima gemella? Il re di bastoni. Il re di bastoni è una carta importante, può rappresentare anche proprio un giudice, quindi qua potrebbe ora per giudice non si intende soltanto un giudice di lavoro, si intende anche una qualche autoritas morale che magari cerca di sistemare le cose fra voi, oppure magari il consiglio di un qualcuno che ben conosce la situazione e che cerca magari di riportare l'equilibrio nel vostro rapporto. Se ti riconosci nella variante, però ti ripeto, qua stiamo parlando di passato e di futuro, qua potrebbe anche essere una persona con la quale magari ci sarà un conflitto e un qualche tipo di autorità morale o giuridica dovrà poi esporsi su questa situazione. Tuttavia il re di bastoni può rappresentare anche un imprenditore o una persona legata al concetto di crescita. Quindi qua potrebbe avere un peso il denaro nella vostra relazione, così come potrebbe avere un peso l'idea di campagna. Magari è una persona che abita in campagna o tu abiti in campagna e magari c'è un discorso di riuscire ad armonizzare quelle che sono magari anche differenze di stili di vita. In campagna si vive meglio, però magari abbiamo degli stili di vita differenti da quelli che si possono riscontrare in tanti centri più grossi, nelle città appunto. Potrebbe essere una persona che ha avviato un percorso di vita imprenditoriale o che avvierà un percorso di vita imprenditoriale e soprattutto appunto con la carta del re di bastoni avere anche lui o lei che sia una qualche sorta di autorità morale. Non solo qua c'è un'autorità morale o giuridica esterna, ma qui anche forse potresti trovarlo o trovarla come una persona che magari ha dei limiti e forse questo potrebbe essere un po' la causa del vostro litigio, della vostra rottura a livello proprio di moralità, quindi un po' quelle persone per cui diciamo ok, sì, ma svecchiati un attimino, dai. Vedi, re di bastoni, regina di bastoni, mi esce proprio la coppia dell'elemento fuoco alla fine, quindi molta energia fra voi. Di nuovo 8 di bastoni, quindi di nuovo carta di fioritura, ma anche carta di campagna. L'eremita, sei innamorata di Cronos? No, a parte gli scherzi. Però effettivamente potrebbe essere una persona che ha a che fare con la campagna, sai? O con un posto dove comunque la campagna è importante, come può essere appunto, che ne so, il centro Italia, Toscana, l'Umbria, il Lazio, le Marche, posti comunque dove la campagna non è soltanto parte del paesaggio, ma è proprio un investimento a livello di turismo, ecco. O anche
posti, i bastoni si parla anche dell'estero, quindi che ne so, per esempio io ho visitato la Provenza, una cosa meravigliosa. L'Europa è tutta bella, però Regina di Coppe, allora è una persona che sicuramente nel momento in cui, allora ti dico che qua probabilmente o è una persona con cui hai discusso o con cui discuterai, quindi se ci hai discusso nel momento in cui lo o la reincontri, lo o la trovi impegnato o impegnata. Se ci discuterai potrebbe essere a causa di una terza persona. Sì. Anche in questo caso parliamo, comunque molte persone mi dicono, appunto come dicevo prima, dell'associazione Diavolo Capricorno, il Capricorno mi esce sull'eremita, carta saturnina, potrebbe essere una persona che ha delle qualità saturnine oppure un segno di terra, oppure il segno del Capricorno, appunto, quindi o Scorpione o Capricorno, segno d'acqua e segno di terra. Il 5 di denari, vedi, è un po', secondo me, anche quello che ti dicevo, molto dispendio energetico sulle scelte di vita con questa persona, potrebbe esserci. E anche forse un rinunciare inizialmente a quello che è un po' il trovarvi, come se si scegliesse di non portare avanti una situazione benché a livello irrazionale non si riuscisse poi a staccare la spina, quindi si rimanesse connessi ad un qualcuno nonostante razionalmente ci si voglia allontanare. L'eremita è una carta di saggezza, sì, ma è anche una carta di rimpianto. E il fante di spade. Allora, mi duole dirtelo, perché non vorrei mai dare brutte notizie. Oddio, la notizia non è brutta, è bella, per carità. Però ecco, forse un po' più ardua da affrontare. Quello che ti farà capire che sei di fronte alla tua anima gemella, al di là del conflitto, al di là dell'attrazione razionale, al di là della probabile interferenza di un terzo o di una terza, al di là delle difficoltà che possono essere relative anche alle scelte di vita differenti, quindi anche una persona che magari non vuole spostarsi o magari ci può essere l'idea di costruire qualcosa ma poi in realtà non c'è la possibilità proprio fisica per i diversi orientamenti di vita. Quello che ti farà capire che questa è la tua anima gemella è il conflitto. Successivo al conflitto c'è il distacco e poi c'è un grande rimpianto, un grande vuoto interiore. E c'è lo spiarsi, tuo o di lui o di lei. Quello che ti farà capire che questa è la tua anima gemella è il grande vuoto interiore che la sua assenza ti procurerà. Sì, mi dispiace dirtelo, che non vuol dire che lo perderai o la perderai, perché fondamentalmente io sono anche dell'opinione, come dicevo, che, come dico spesso, che se da un punto ci devi passare punto e basta. Probabilmente qua si deve passare dal dare il vero valore a qualcuno che sulle prime, per magari divergenze superficiali a livello caratteriale, non abbiamo dato. Questo ti farà capire che quella è la tua anima gemella. Vediamo un po' le carte oracolari. Per te che hai scelto la variante dell'eliotropio,
Il padre. Questa è una carta interessante, molto interessante, molto tipica un po' del carattere di questa persona. Ora te la spiego. Prima voglio estrarre la carta dell'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante dell'eliotropio. Medea, magia. Allora, quello che mi viene da dirti è che la carta del padre, ti ho detto, è una carta importante perché è una carta che parla del Dagda. Non so se conosci la mitologia celtica. Il Dagda è appunto una mitologia, una figura mitologica del folklore celtico ed ha delle particolarità. Ha una natura divina, però tuttavia ha anche un comportamento da trickster, ovvero da briccone sacro. È una figura molto particolare, per certi versi anche liminale, diciamo, e questo ti fa capire un po' anche un altro tratto caratteriale di questa persona. Quando io ti parlo di rimpianto dovuto al fatto di averlo o di averla persa, ti parlo di una persona che tu forse hai catalogato troppo in fretta, ma che in realtà poi è stata in grado di stupirti. Ed è questo che ti farà capire che quella persona aveva tanto da dire. Sia che sia già successo, sia che debba succedere, qui c'è proprio una persona che ha milioni di facce occulte ed è disposta a mostrartele tutte. La dinamicità mentale che vedo qua anche, o anche sul Re di Bastoni, ma alla quale tu non dai tempo di mostrarsi veramente per ciò che è. Ecco perché io vedo il rimpianto, che non vuol dire perdita definitiva di questa persona. Attenzione, può voler dire che il rimpianto è quello di non aver dato tempo di scoprirsi, il che però presuppone anche che questo fante di spade che spia un po' un eremita, quindi che spia una persona che si fa un po' gli affari suoi, nonostante qualche nota di rimpianto, che però tuttavia va avanti, può forse rifarsi avanti. Quindi se qua c'è stato un conflitto, puoi rifarti avanti con questa persona per intessere un dialogo. Ed è questa un po' la risposta alla domanda, che, ripeto, lascia un po' l'amaro in bocca, però fondamentalmente guarda il lato positivo. Questa è una persona in grado di sorprenderti costantemente in positivo, quindi comunque una persona che fondamentalmente ha un carattere costruttivo. La carta di Medea ci dice che però bisogna esorcizzare i nostri demoni interiori, quindi c'è una necessità di curarsi a livello emotivo e quindi ritorno a ciò che c'era in precedenza, per curare le proprie ferite dell'anima. Il corpo e la mente, l'interiorità sanno di cosa hanno bisogno. Ascoltiamoli. Omeopatia, fiori di Bach sono associati a questa persona, quindi torna molto il discorso, qui mi torna 3 volte il discorso della naturalità. La naturalezza anche potrebbe essere la naturalezza con cui con questa persona nel momento in cui ci sei c'è feeling, magari nel momento in cui sei lontana c'è conflitto, però quando ci sei c'è feeling, c'è naturalezza, una persona è in grado di curarti. E tuttavia, proprio perché è in grado di curarti, forse razionalmente tu non lo accetti, non l'accetti, perché probabilmente vedi solo la parte dogmatica, la parte, quello che vuole mostrarti fondamentalmente, perché è una persona dalle 1000 facce. Ecco perché ti dico che qua probabilmente ci sarà un conflitto che alla fine potrebbe essere risolto, oppure magari c'è stato, da una qualche autorità morale o giuridica esterna. Perché alla fine tu sei troppo coinvolta, troppo coinvolto,
e hai forse anche quella nota di malinconia, o avrai quella nota di malinconia per come con questa persona è un po' andato a rotoli tutto. Dall'altra parte c'è la stessa nota di malinconia, ma c'è anche l'ennesimo volto del Dagda, colui che alla fine, nonostante le 1000 avventure, riprende la sua strada in modo convinto, perché alla fine sa che comunque l'universo è armonia e lui sa che comunque camminando nel dettame dell'universo troverà sempre armonia, troverà sempre la magia, troverà sempre il modo di esorcizzare i demoni. Un altro tratto caratteristico di questa persona potrebbe essere proprio quello affine al Dagda, potrebbe essere una persona che ti appare come un saggio, una saggia, ma che in realtà è un gran trickster, è un gran, posso dirlo, un o una gran paraculo, fondamentalmente. E quindi una persona che riesce poi alla fine ad avere una dinamicità mentale che gli permette di cambiare maschera e di sorprenderti ulteriormente. Non ti annoi con questa persona, questo è garantito. C'è solo una buona dose di conflittualità da accettare di dover curare. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del Diaspro Leopardo. Vediamo per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo. Chi è la tua anima gemella? Ci sono alcune scuole di pensiero che dicono che di anime gemelle ne abbiamo più di una, in questo caso potremmo parlare di anime affini. Ok, magari qui andremo a vedere quella che per eccellenza è l'anima gemella, quella che ti coinvolge di più. Chi è la tua anima gemella, tu che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo? Mettiamo un gocciolino di incenso. L'eremita, è Cronos la tua anima gemella? Non augurati anche di no. A parte le battute, è una persona che ha comunque una buona dose di saggezza, un maestro, una maestra di vita. Potrebbe essere una persona che, giovane o meno giovane che sia, ha comunque una buona saggezza, ha comunque una buona conoscenza, certamente una persona che ha anche una certa attrazione per le discipline alternative, l'olismo o l'occultismo in generale, potrebbe essere anche veramente un cartomante, al di là di Cronos o meno, o comunque una persona che ha interessi legati al mondo delle energie sottili, usiamo questo termine qua. È probabilmente una persona che ha un qualche irrisolto a livello relazionale, quindi una persona che forse potrebbe avere qualche tipo di esperienza andata male nel passato che l'ha segnato o segnata, quindi una persona che si muove con cautela. L'eremita però me lo rappresenta, o me la rappresenta, anche come una persona curiosa del mondo, quindi una persona che ama scoprire, ama leggere, ama informarsi. Potrebbe lui o lei venire da te, potrebbe muoversi, l'eremita è perennemente in cammino, signore del tempo, è un punto fermo attorno al quale il tempo scorre, ma anche lo spazio scorre. È sicuramente un perno centrale della tua vita, o lo diventerà, ma questo non significa che non sia un perno centrale della sua vita, che non sia una persona realizzata. Il numero 9 è un numero di completezza, probabilmente una persona che ha una buona posizione anche,
o che se la sta costruendo, ma l'eremita è più che ce l'ha. Potrebbe essere una persona che ama scoprire sempre cose nuove. È sicuramente una persona che comunque si guarda attorno curiosa e probabilmente una persona che con un eremita, anche in questo caso, sai, però qua facendo una domanda inerente un'anima affine, un'anima gemella, si può pensare che sia una persona che già conosci oppure che conosci a livello proprio di memoria atavica. Quindi qua torno a dire, è un po' come si dice, è una persona che viene dall'esperienza di altre vite, da una memoria prenatale. Ora, se ci si crede o meno, questo però, ecco, può essere effettivamente una persona che viene un po' con un eremita anche da un altro tempo, in questo senso, o che magari ti ricorda un altro tempo, e potrebbe essere una persona che ha uno stile che ricorda quello di un altro tempo. Magari a volte si dice una donna di altri tempi, un uomo di altri tempi, potrebbe benissimo essere così anche, Non necessariamente dobbiamo sempre pensare al karma, alla reincarnazione, eccetera, eccetera. Potrebbe benissimo essere. L'eremita è una carta associata al Capricorno, ma in generale possiamo associarla ai segni di terra. Andiamo a vedere col tarocco delle dee, per te che hai scelto la variante del diaspro leopardo, come riconoscerai questa persona o come ritroverai se già la conosci. L'eremita potrebbe dirci che già la conosci, ma non lo so. Secondo me qua non la conosci. Però non lo so, vediamo un po' cosa ci dicono. Qual è il dettaglio che ti farà capire che sei in presenza della sua anima gemella? Tu che hai scelto la variante del diaspro leopardo. Qual è il dettaglio che ti farà capire che sei in presenza della tua anima gemella? Tu che hai scelto la variante del diaspro leopardo. Questa è una cosa veramente buffa. Taglio su 8 di bastoni, ma vuole uscire l'eremita. Ce le teniamo tutte e due. Quindi eremita ed eremita. Singolare veramente, potrebbe essere anche un qualcuno da cui vai, magari per una consulenza legale, per una consulenza commerciale, per un insegnamento anche legato al mondo olistico, oppure potrebbe essere un qualcuno che incontri in un qualche tipo di evento culturale, Sì. Potrebbe essere un qualcuno che incontri in un qualche... L'eremita è legato anche ai libri, alle biblioteche, al sapere, quindi anche un qualcuno legato alla scuola. Il 7 di denari, la papessa, il fante di coppe. Andiamo a prendere subito le carte di chiarimento. Il diavolo, il carro. Sì, qui c'è un viaggio. Carro e papessa, assolutamente. Però è molto singolare, ora te lo spiego. La morte, Urca.
ben 5 arcani maggiori per una persona che con ogni probabilità viene veramente da una memoria precedente, la morte. Questo fante di coppe oltrepassa la morte per arrivare a te. È un'immagine bellissima. È probabilmente veramente un qualcuno con cui c'è una memoria che passa addirittura per il portale della papessa, la carta dell'acqua, la carta che rappresenta anche uno specchio, Iside stessa, quindi la madre un po' di tutti i misteri, la grande dea. Ma la carta della papessa e il carro rappresentano anche proprio un viaggio. La papessa è un allontanarsi, è un viaggiare, così come l'8 di bastoni, scusami, è un viaggiare, così come il carro è uno spostamento, così come la morte è il fluire, così come il fante di coppe è il manifestarsi improvviso di un qualcuno. Mi viene da dire che non conosci questa persona, no, che può venire sì da una memoria, ma non è una memoria di questo mondo. Qui potrebbe essere anche la memoria dell'universo che ti connette a qualcuno di veramente affine a te. Mi fa strano invece l'associazione 7 di denari diavolo, ammesso che non vada a parlarmi del fatto che con questa persona ci sarà anche un qualche tipo di scambio di denaro o lavorativo. E potrebbe benissimo essere un viaggio di lavoro o un viaggio legato al tuo lavoro o al suo lavoro. Certo è che un 7 di denari e un diavolo me la rappresentano come una persona molto pragmatica, una persona che potrebbe già da subito dimostrarti una solidità esteriore e forse anche interiore, nonostante con 2 volte un eremita possa avere magari alcuni irrisolti dovuti magari a quella che è la sua vita precedente, al vostro incontro, che comunque è ben in grado di sanare. Riconoscerai questa persona perché ti darà l'idea di solidità. È l'entusiasmo che anima questa persona e credo che fra voi potrebbe esserci veramente una sorta di folgorazione. Io penso anche che quello che mi viene da dire è che tu questa persona potresti conoscerlo o conoscerla quando tu hai in testa già qualcun altro, quindi potrebbe arrivare con la sua scarica energetica a cambiare le carte in tavola di una situazione, imponendosi a livello energetico sulla presenza di un'altra persona nella tua mente. In alcuni casi in effetti potresti essere una persona che se non ha al momento una relazione ce l'avrà, oppure magari ce l'ha lui o lei. Comunque qui c'è un vincolo di base su cui l'energia di questa persona arriva e si impone in maniera molto libera. La morte invita ad abbandonarsi. Potrebbe essere una persona della quale ammiri la saggezza. La papessa è una carta di saggezza, l'eremita che mi esce 2 volte una carta di libro. In un certo senso una persona che ti ispira potere, il diavolo è una carta di potere, il carro è una carta di potere, la morte è una carta di potere generativo. Quindi una persona che ha continuamente nuove idee. È l'esuberanza, l'energia, l'imporsi senza parlare di questa persona, sì, è l'imporsi senza parlare. Forse perché ha già parlato con la scrittura. Fra di voi potrebbero esserci stati messaggi prima, accordi commerciali, accordi legati ad un qualche tipo di sapere, oppure magari è una persona che ha un qualche tipo di sapere, non necessariamente occultistico. Qua, oddio, mi ci sta alla grande, 2 volte eremita, diavolo, morte, papessa, caspita. Ma anche, per esempio, l'avvocato ha un sapere importante, il commercialista ha un sapere importante, ma anche lo stesso artigiano che lavora con un'esperienza di ferro ha un sapere importante, un qualcuno che ha un sapere da tramandare. Ed è questo che ti porterà all'incontro. La vedo molto come una cosa cerebrale, inizialmente. Un rapirsi mentalmente, un entrare di prepotenza nella memoria, come questo carro fa con la papessa. La papessa è una carta di chiusura. Non è una carta di mancanza di amore, la papessa dà amore, ma lo dà in maniera fredda. Arriva l'esplosione di un carro, il vigore di un carro che sparaglia un po' tutte le resistenze e apre a questo fante di coppe. Una persona che inizialmente ti apparirà tutta
ad un pezzo, ma che poi si scioglierà, ti colpirà la sua centratura. È una persona della quale ammirerai la centratura. E c'è un viaggio di mezzo, c'è uno spostamento di mezzo, ma lo spostamento, vedi, il carro non è soltanto uno spostamento a livello fisico, così come la papessa non è soltanto uno spostamento a livello fisico legato soprattutto a quello che è il fruire di emozioni o di potere o dell'acqua. Carro e papessa rappresentano un viaggio, l'uno nell'interiorità e l'altro nell'esteriorità. È interessante questa cosa. Questa persona ti darà la sensazione di equilibrio. Ed è forse questo, la sua profonda centratura non ti spaventerà. Quello che sarà il suo ascendente su di te non ti metterà in soggezione, ma ti creerà una sensazione di estremo benessere. Non noterai in questa persona questo forte radicamento nella materialità, che potrebbe esprimersi poi magari anche in quella che è una sessualità molto forte, oppure magari un bisogno magari anche di comprare un po'. Magari, che ne so, una persona che, qui c'è lo studioso o la studiosa che magari potrebbe spendere un po' troppo in libri, te l'ho detto, qui viene da Cronos perché... Oppure magari la persona che ha bisogno comunque magari di spendere o magari ha comunque voglia di star bene, ecco. Ma non ti spaventerà questo, qui vedi una grande centratura, una grande capacità di gestire la propria autonomia, la propria persona, il proprio potere. E quello che è interessante, ti ripeto, è che qui c'è anche a livello o mentale o in alcuni casi a livello fisico proprio un'altra presenza che viene sbaragliata proprio. Cioè qui è un qualcuno capace di fare tabula rasa di tutto ciò che c'era prima con la sola presenza. Ed è legato o legata ad uno spostamento per motivi inerenti a quello che è il lavoro. Il cambiamento che porta è totale, totalizzante, veramente. Complimenti, molto bella questa variante. Devi fare attenzione perché questa persona probabilmente avrà un ascendente talmente forte su di te che poi può arrivare magari a creare anche un po', consapevolmente o meno, ma io penso inconsapevolmente. Un fante di coppe non le fa consapevolmente queste cose, forse anche un po' di dipendenza, quindi potrebbe essere una persona che poi ti ispira a diventare magari un po' troppo possessivo, possessiva, quindi fai attenzione a queste dinamiche che possono instaurarsi fra di voi. Però in realtà fondamentalmente è una persona che con la sua grande centratura ti darà anche tanta sicurezza. Mi viene anche da dirti che con questa persona potrebbe esserci anche una sensazione di sfida inizialmente. Con questa morte su fante di coppe i primi momenti potrebbero andare sul filo del rasoio. Quindi potrebbe essere una persona che fa un po' di resistenza per entrare nella tua vita, o tu magari fai un po' di resistenza per entrare nella sua vita. Queste sono le sensazioni che percepirai quando incontrerai la tua anima gemella. Vediamo che cosa vogliono dirti gli oracoli. Partiamo dalle carte dei Celti. La lontra. Allora, la lontra è una carta interessante anche questa, poi ti spiego il perché. Vediamo anche l'Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante del diaspro leopardo. Il fato, le moire. Sì, qui è proprio qui è proprio un qualcuno con cui c'è una connessione che secondo me trascende addirittura il tempo. Io raramente parlo di cose karmiche, di cose, però in realtà credo che qui ci sia proprio una dinamica del genere, un qualcuno che ti è destinato o destinata
Allora, vedi, quando io ti parlo di un qualcuno che trascende il tempo e ti dico che la lontra è importante, lo dico perché nel manualetto si dice che la lontra è capace di muoversi tra due dei quattro mondi degli elementi, la terra e l'acqua. Questo tra l'altro è interessantissimo perché qui abbiamo 1, 2, segno di terra, e poi abbiamo 1, 2, 3 segni d'acqua e un segno di fuoco, ok? Però predominanza abbiamo segno di terra e segno di acqua, quindi la lontra mi va a ribadire la capacità di questa persona di venire da un mondo altro, quindi qua è proprio una folgorazione. Ma addirittura questo mi viene ribadito dalla carta delle Moire, quindi da una carta che parla proprio del fato, del destino. Qui è una persona del destino, e ti dicono anche che probabilmente tu stai aspettando questa persona da tempo o questa persona sta aspettando te. Questa è un'altra cosa che mi viene da dire vedendo papessa e carro, un'attesa che si sta per concludere. Non devi mettere fretta ai suoi tempi, perché questa persona verrà da te quando è tempo, o tu andrai da lui o lei quando è tempo. E qui il segno particolare sarà la grande sensazione di pace e di stabilità che con questa persona proverai, al punto, ti ripeto, da rimanerne anche un po' sconvolto o sconvolta in senso positivo. Quindi è una bellissima lettura, ma perché? Perché qua tu ti ritroverai in questa persona. Dovevo arrivarci anche subito, 2 eremiti sono voluti uscire, quindi 2 persone che in un certo senso potrebbero essere identiche anche per, magari non nella vita, ma per quella che è poi la dinamica caratteriale, che vanno alla fioritura, che sbloccano una fioritura, che improvvisamente sbloccano il loro incedere lento per andarsi incontro. Ma perché? Perché è il destino, l'ho detto, e così chiudo con questa osservazione che secondo me è anche abbastanza funzionale. L'eremita non è una persona che contempla il tempo, l'eremita è una persona attorno a cui il tempo scorre, una persona di altri tempi, ti ho detto prima. Quindi 2 eremiti sono 2 persone che lasciano che il mondo scorra attorno a loro e che nel momento opportuno sapranno come riconoscersi quando le loro rispettive realtà si toccheranno per un frammento, per un attimo. In quel frammento lì la scarica energetica sarà fortissima e tu capirai che quella è la tua anima gemella. Bene, bellissima lettura quella del Diaspro Leopardo. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti per aiutarti a focalizzare quella particolare sensazione, quelle parole, quegli atteggiamenti, oppure magari quelle particolari dinamiche di incontro che ti permetteranno di capire che sei, oppure sei stato, sei stata in presenza della tua anima gemella. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ti ringrazio, mi aiuta a crescere, ma anche ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Una particolare evidenza fisica. Evidenza è bruttissimo.
questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, mi aiuta a crescere. Oh, riprendi fiato. Così è, ti invito a lasciarmi un like, mi aiuta a crescere e ad attivare la campanella senza iscriverti al canale, però non l'hai detto, quindi vaffanculo, rifallo. Tre varianti rifallo. Azione che puoi aver provato o provare, rifalla, cazzo. Tre varianti che ci hanno aiutato. Tre varianti. Dai calmo, ce la puoi fare. Particolare sensazione, quelle particolari sensazioni, quelle particolari parole. Affanculo. Non mi esce la parola oppure.